Eccoci, benvenuti per la sessione di Giovi. Ciao Elena, ciao Monica, ciao Elena. Ciao. Ciao. Abbiamo sentito i punti, iniziamo come di consueto. 5, 4, 3, 2, 1. Ditemi se la vedete. Chi vuole? Sì, a me appare è lei, la vedo di schiena ed è, sta scalando, però sta già scendendo, ok, ma non è su una roccia in montagna, ma sta scendendo da un palazzo. Monica? Allora, mi appare in una zona specifica di Torino ed è come se stesse partecipando a una manifestazione. Ha uno striscione in mano con su scritto la salvezza del pianeta. Vi dà l'autorizzazione? Sì. Sì. Vibrazione, Monica. 17 miliardi. Ok. Ok, ecco esatto, facciamo una conferma. Se trovi qualcosa di diverso, Elena, intervieni, se no, se siamo lì, insomma, più o meno. Consapevolezza. 140. Sì, 130. PS. 40. Vite. A me sembra 1300 e qualcosa, 1315. Sì, ne ho viste 1635. Mhm. Cervello. 8. Io ho visto 9. Ok, Giovi è piuttosto avanti, ha fatto già una sessione, è piuttosto avanti per tanti motivi. 8-9 mi stupisce un po', aspettavo qualcosa di più. Causa esoterica, Elena. Allora, la prima cosa che mi è arrivata è questo suo, ehm, come posso dire, un po', se lei non fosse attenta e centrata, avrebbe un atteggiamento un po' negativo, tra virgolette, di timore. Lieve, però come se la tendenza sua fosse lì e deve essere molto centrata e concentrata a fare delle azioni ben precise per tirare su queste vibrazioni. E questo fa sì che il cervello, che la sua attenzione non sia verso l'utilizzo del cervello e delle sue capacità medianiche, ma sul tenere le vibrazioni alte, ecco. Monica, causa esoterica dello scarto di 300 vite viste da te ed Elena. Non credo che ci sia uno scarto, perché io ho detto mi sembra 1315, perché sto 3 in realtà ero indecisa tra il 3 e l'8, quindi potevano essere anche di più, 1815, che Ok, non lo leggevo bene. ma lo scarto in ogni caso, da cosa dipende? Allora, in verità potrebbe essere che io ho carpito o in eccesso o in difetto dei particolari di vita. Mhm. Quindi è vero che a volte se ti agganci verso le piccole deviazioni Mhm. si moltiplicano oppure diminuiscono a seconda di quante variazioni dei particolari tu percepisci.
Ok, Sì, e aggiungerei anche il momento in cui le guardi, perché ogni momento varia. cambia. Certo, Mm, mm, certo. mm, mm. Però diciamo che Monica ne ha viste qualcuna in meno e tu Elena qualcuna in più. Mhm, Queste facciamo diciamo 200. In mhm. una di queste 200 che di scarto c'è una vita in cui Giovi ha fatto un'esperienza, ma attenzione alla domanda, ma in realtà è un'esperienza condivisa con altri PS. Mi spiego. Molti dicono sono stato Maria Antonietta, sono stato il principe Re Sole, sono stato Napoleone e sono in tanti. Ora va bene, tante motivazioni, un po' di pazzerelli in giro, ma sembra, si ipotizza che ci siano esperienze condivise, cioè che quell'esperienza di vita del Re Sole sia così importante che a quella si sono attaccati tanti e che poi ma l'interpretano come ero io. In un'altra scala, è questo il caso? Ma allora, quando tu hai detto in altre vite, la prima vita che ho visto è lei che era un uomo ed era a cavallo e stava combattendo una battaglia. La vedo in mezzo al bosco, appunto, su questo cavallo che combatte una battaglia. E quando hai detto un'esperienza condivisa, mi è arrivato subito Napoleone in Monica? questa vita qua. Mm. Sì, perché è venuta fuori la figura di un imperatore molto in realtà tradito. Mhm. Quindi che da una parte ha un ruolo molto influente e quindi è vero che molte PS partecipano di questa stessa vita. Ma è come se lei avesse in più, cioè come se è vero che magari più PS partecipano di questa vita principale importante, poi ciascuna PS è come se approfondisse un aspetto un po' più intimistico. Mhm. E lei l'ho vista in questa vita approfondire la questione di doversi ehm, proteggere le spalle, no? Per i molteplici tradimenti. Difendere, esatto, Sì, sì, sì. Va Fare bene. la battaglia, ecco. è vero. Nome del progetto di Giovi. A me arriva Castelli in aria. Monica? La bella lavanderina. Perché Castelli in aria? Mi è arrivata l'immagine di questi archi, come se lei disegnasse degli archi sospesi, bianchi, sospesi che formano quattro lati e all'interno vedo una torre e si chiama Castellinaria, cioè è come se lei, è come se lei posizionasse diciamo intimamente, emotivamente, per sopravvivere, tra virgolette, a volte come difesa, delle sue idee, delle sue immagini, in questo posto che è fatto appunto da archi bianchi e una torre, no? Come se fosse lì, il posto dove arrivare. Monica, perché la bella lavanderina? La filastrocca proprio. La bella lavanderina che lava i fazzoletti per i poveretti della città. È venuta Mm, tutta. Praticamente è come se lei nell'arco della vita abbia speso tante energie per altre persone e solo in parte per se stessa, cioè è come se lei si fosse fatta una ragione che quello che stava facendo la soddisfaceva, ma Mhm. non era esattamente così. Come se avesse assunto dei ruoli ehm, quasi anche più per approvazione, ok? E da questi ruoli per approvazione ne abbia comunque cercato di ricavare una soddisfazione, ma sempre comunque parziale, perché quasi Per un po' far più per contento gli qualcun altri. altro. Sì, Va bene. Nome della PS, Monica? E della PE?
Allora, mm, devo dire la verità, che un'entità mentale mi viene e la sua PS è legata a questo concetto di questa entità mentale, perché la PS mi viene come carbone e la PE mi viene come Violetta. Io la vedo molto collegata ai fiori e Violetta è la sua PE. Elena, stessa domanda? Allora, la PS è fatta turchina e la PE velo bianco. La PE velo bianco perché è come se coprisse, diciamo, di un velo la realtà. E perché è fatta turchina? È come se lei avesse è come se lei avesse l'immagine della sua PS come magica, quasi come se, come posso dire, ehm, volesse delegare alla PS l- le azioni da fare. Cioè inconsciamente se non riesce a fare qualcosa è come se si affidasse alla PS, ma un po' in maniera esterna, non so come dire. Ok. Elena, entità eteriche. Allora, c'è questo alto, ehm, umanoide, un po' quasi come se fosse un enorme uomo, un po' tonto, ma come posso dirti? È presente tipo Frankenstein Junior, ecco, Mhm. enorme così, no? Che quindi un po' sperso e quindi tutto forza ma niente testo, ecco. Mhm. Di che universo? Ma del primo, sì, è del primo, secondo me è solo una rappresentazione di una forza, potrei dirti una via di mezzo tra, mi viene una via di mezzo tra un siriano e Odino. Ok. Che compito ha questo tipo? Questo scemotto? Tra virgolette, tenerla a bada con la forza. Mhm. Ehm, Poi abbiamo una mantide che diciamo, le fa, la convince, raggirandola a fare delle cose diverse da quelle che lei vorrebbe fare intimamente. Mhm. E poi c'è una specie di scarafaggio scorpione, uno scarafaggio con però le Chele, pinze, sì, le dello pinze. scorpione, sì, Perché le direi cose. secondo universo, inferi, sì. Ok. Sulle eteriche Monica, allora la mantide hai fatto. Mm. Sì, sì. Poi? E anche io lo vedo un po' come un coleottero, quello che lei ha appena Sì, una roba descritto, no? simile. Sì, l'ho visto così, sì, sì. E il Sì. siriano alto tonto? Lo vedi? Sì, e effettivamente a me pare tipo un mostrone sul verde con Mm, fattezze umanoidi, così. mm. Sì, sì. Verdastro. Elena, e mentali? Allora, ne vedo tre. Anch'io. Ah, una di livello 2, una di livello 3, una di livello 5. Allora, quella di livello 5 è quella che si lega molto al castello in aria. Fa sì che lei agisca, diciamo, nella realtà, le fa fare quello che vogliono loro, appunto come diceva Monica, più che altro pensando agli altri e ehm, legandola a questi film immaginari di come vorrebbe fosse la sua vita, ecco. Mhm. Poi quella di livello 3
È come se cancellasse mi viene, cioè l'immagine che ho è come se passasse una mano con un pennello con vernice bianca e cancellasse le frasi che lei, diciamo, in eterico potrebbe andare a leggere per agire nel mondo, no? Quindi i pensieri da dire, le frasi da dire, ok, come se venissero cancellate da un In pennello bianchetto. bianco. Sì. E quella di livello 2 è tentennare, mi viene da dire. È come se lei quando deve mh, avere a che fare col mondo esterno, ok, parte e poi torna indietro, parte e torna indietro. Ecco, questa immagine qua. Monica, ne vedi tre? Nome, livello, senso. Allora, in verità esprimono, magari con sfaccettature diverse, le cose che Elena ha già detto, perché a me appaiono come giara vuota, miopia e alchimista parziale. Però poi vedo che ci sono molte analogie rispetto a quello che ha detto lei. Allora, l'alchimista parziale è 5, credo 3 miopia e 2 la giara vuota. Perché nella giara vuota mi fa vedere come se potenzialmente potrebbe esserci una vera abbondanza, ok? Ma l'abbondanza che lei ha è parziale. Non c'è questa giara bella piena come potrebbe esserci davvero. Non la riesce a riempire davvero. Quindi c'è questo blocco qui. Miopia è un po' quello che lei ha detto come lo sbianchettamento, no? Mm. Che a me viene più come difficoltà a leggere, no? E quindi nel momento in cui hai difficoltà a leggere, crei una specie di rallentamento per cui di fatto quasi ti dimentichi della cosa. Ok. E per quanto riguarda l'alchimista parziale mi fa proprio vedere in profondità questo senso di sfiducia, perché un po' ricollegandomi a quello che lei dice, che dice Elena, no? Rispetto alla fata turchina, è un po' una PS idealizzata, no? Ma sotto sotto è come se non ci fosse la fiducia di riuscire a trasmutare da carbone a diamante. Non c'è questa vera fiducia ed è per questo che lei si consegna così agli altri, che possono essere le entità, che possono essere altre persone, come se non ci fosse la completa solidità, diciamo così, il completo appoggio e la vera realizzazione di una PS autentica. È una fata turchina, come giustamente ha detto Elena, no? E questa idea proprio di castello in aria. Va bene, chiamiamo nel cinema l'ex, l'attuale compagno e chi vuole venire. Mm. Sì, Elena, quando allora. respiri è come se mi chiedessi... Allora, in prima fila vedo il suo attuale compagno e il nostro amico. Ah, giusto. Subito, è arrivato subito, quasi prima di tutti. E poi a metà più o meno del cinema vedo l'ex, Mhm. l'ex arriva con un po' di, come posso dire, malinconia, un po' di rimprovero per sé. Mm. Occasione mancata? Sì, se avessi fatto diversamente, a quest'ora davanti ce l'ho io, ecco, una cosa del genere. Mm. Monica? La mamma La mamma è viva? Tua mamma è viva? Sì. Ehm, L'ex, cioè? Dove sì, lì? c'è l'ex. Allora, vedo questo atteggiamento sì, di dispiacere, un po' di rimpianto, di rammarico, no? Però Mhm. allo stesso tempo anche un po' offeso. Mm. Di cosa? Di essere stato tagliato fuori.
Il compagno lo vedi? Nì. Cioè lo vedo un po' troppo comodo, nel senso che mi si presenta, sai, un po' svaccato sulla sedia, no? Mm. Senza scarpe, non così predisposto a osservare con attenzione e ad assorbire tutto quanto, no? E un po' che vuol dire? Che tu lo vedi un po', poi non c'è più, o trasparente, o entra e esce? Com'è che lo È vedi? come se le vedessi molto chiaramente le gambe, i piedi, le parti più basse, diciamo così, no? Poi mano a Mhm. mano che sali dall'ombelico in su, lo vedo perdere di spessore, ecco, meno definito. Va bene, è la fiamma, Monica? No, Mm, Gemella? a me viene terzo livello. mm. Elena anche. Sì, anche secondo. La fiamma la possiamo chiamare? Esiste? Non c'è niente o sono grezze? Grezze non si può chiamare nessuno. Sono dei sassi bianchi. Elena sghignazza. Mm. Eh, ehm, mm, mi è già venuto all'inizio, proprio all'inizio. Appena ho visto la faccia di Giovi, mi è arrivato il collegamento come fiamma. Ok, c'è, esiste. Mm, È venuta nel cinema? mm. Ok. Monica? Sì, cioè, Va bene. Allora, vediamo le altre abduction, non le abbiamo viste la volta scorsa, sono molto particolari. Pelle dal corpo, strappata dal corpo, sensazione, si sveglia come se stesse succedendo, con anche un relativo dolore, e ovviamente non era così. Terremoto, stesso discorso, sembrava veramente un terremoto, si sveglia, non è così. Vento, folata di vento, idem con patate. Chi vuole? Allora, la prima ho visto sì, proprio un abduction, come se tentassero di duplicare i tessuti, quindi questa volta hanno iniziato con la pelle, come se volessero duplicare i suoi tessuti e per poi rivestire un eventuale clone che vedo lì fermo, diciamo, mm, Stand by. sì, in stand-by. Mhm. Quindi lei si è svegliata, diciamo, in tempo, nel senso, alla fine a metà, della cosa e quindi non sono riusciti ad andare avanti. Le altre due, in procinto di essere portata via con, diciamo, la navicella. Vedo proprio il terremoto, vedo proprio come se fosse mm, la partenza, no? Proprio quando fa che sale, come se fosse un elicottero, ecco, che fa vento o che parte, sembra, no? Quel movimento non regolare, Di quindi folata. Mhm. e anche appunto il terremoto, no? Un po' essere shakerati. Mm. Vedi queste tre abduction, Monica? sì, vedo con la partecipazione di questo siriano strano che avevamo visto Mhm. all'inizio, ok? Ehm, Però io l'ultima, dove lei ha sentito solo questa folata di vento, no? Se non sbaglio, è l'ultima, giusto? Mhm, mhm. E quella l'ho più vista, allora le altre due sicuramente, esattamente come le ha definite Elea, sia riguardo alla sportazione dei tessuti che riguardo a questo decollo, chiamiamolo così, no? Mm, Esatto, sì. dell'astronave. Invece l'ultima l'ho più vista legata al suo ex. Non Mm. so come dirti, è un qualcosa che come se lei avesse fatto un sogno molto vivido, ehm,
in cui, no, guarda, infatti io le ho chiesto di questo ex che a me sembrava quasi un fantasma, no? Perché ovviamente non è un fantasma, nel senso che è tuttora vivente così, no? Però è come se fosse diventato tale. Cioè, dunque, come se nel corso degli anni fosse rimasto anche una sorta di idealizzazione, termine di paragone, tra appunto lui, questo ex, e il compagno invece che è ancora attuale per lei, no? E poi come se quando è andato via nel senso che lei ha chiuso il rapporto definitivamente, fosse rimasta, non so spiegarti, un qualcosa che aleggia di lui. E quindi questa folata di vento lo lega un po' a lui, come se lui in qualche modo ancora si connettesse, capito? Non so. È soggetta a abduction adesso, Jovi? Secondo me dopo queste, soprattutto dopo quella della pelle, non riescono a fargliene, si accorge per tempo. Non vedo Monica? che riescono più a Sì, farlo. sono d'accordo, perché è stata proprio una cosa graduale. Esatto. Lei mano a mano è diventata più scaltra, più sveglia. Causa esoterica, Monica, della perdita di memoria. E quell'entità mentale che Elena ha definito come lo sbianchetto, la scoloritura, così, e che a me sembra più miopia, no? Ma poi alla fine il concetto è lo stesso. Elena lo Sì, conferma. sì. Elena, mini mancamenti, micro mancamenti. Sì, è più l'entità mentale di livello 2, no? Non mi ricordo come l'ho definita, ma vedo ancora l'immagine, no? Che va e viene, va e viene. È come se facessero un reset, come se quell'entità mentale facesse un reset tutte le volte, no? Quindi se lei va in una direzione, invece vogliono fargli prendere un'altra, fanno un reset e lei riparte da punto zero, ecco. Castellinaria o giara vuota? Giarra A 2. vuota, sì, a 2. Sì, Castellina, esatto. Monica, anzi no, Elena, prurito al corpo, dalla testa ai piedi, soprattutto la testa, come una scimmia, ha detto. Mi è molto colpito. Beh, però sono 1000 pruriti, come una scimmia proprio con le pulci. Allora, la vedo un po' collegata a quel tentativo di abduction della pelle. È come se, sì, è come se dopo quell'episodio avesse la necessità di assicurarsi di avere ancora la pelle addosso, ecco. No? E quindi essere sicura, cioè proprio sentire il prurito così col tatto sento che ho ancora la pelle, non so se rendo l'idea, ecco. È venuta Monica? questa immagine qua. Ok. Sì, secondo me è multifattoriale, perché la vedo anch'io questa cosa che dice Elena, no? Lei si deve accertare che è ancora tutto a posto, ok? Del suo strato epidermico, ok? Però allo stesso tempo anche con una sorta di, non so come dirti, effetto collaterale, reazione all'abduction, quindi, no? Ok? Questo prurito. Però non è solo questo. Secondo me è molto legato, infatti lei dice, no? Mi è passato il prurito allorché il creatore di Orgoni mi ha detto non avere fretta e mi è passato, ok? E io infatti l'ho visto legato anche alla sua entità mentale alchimia parziale, come se avesse bisogno di qualcun altro, ok? Per trovare una risoluzione di un suo problema. Quindi non può essere lei l'alchimista totale, ok? Che trasmuta, che trasforma questa problematica, ma ha bisogno della parola di qualcun altro. Di una fiamma? Di un compagno? Di un amico? Di un'amica? Di un creatore che lei reputa più creatore di lei, più efficace. Non va bene, lei è la creatrice. Infatti. Perciò che ha questa entità mentale 5 alchimista parziale. Esatto. È collegabile anche alle scie questa problematica? Ma no. Anche a me risulta di no. No. Ok.
Da quando assume il NAC, causa esoterica, chi vuole rispondere risponda, va meglio. Un po' tutto, soprattutto il prurito, giusto? Boh, io la vedo molto aleatoria questa cosa, nel senso la vedo molto Tutto in placebo. aria. Stavo Esatto, pensando a brava. placebo. Esattamente, stavo per dire la stessa Sì. cosa, volevo spiegare la stessa cosa, no? L'idea che ci sia un aumento di sintomi senza il NAC, ok? E quindi si è fatta tutta un'idea, un'influenza dall'esterno, mi viene da dire, no? Di vari sintomi e sia che col NAC vada meglio. È tutto un meccanismo un po' così. Mm. Monica, confermi. Mhm. Sì, fra poco si balla, questi sono i punti, le analisi, va bene. Piede destro, morsa. C'è un nome, non me lo ricordo più, ma non importa. Comunque, piede destro è la parte interna e laterale del piede destro. Ce l'ha spiegato molto bene, poco irrorata, che è una parola inventata per me, irrorata dal sangue. E, fascite, esatto, così chi ce l'ha si riconosce. E, le ha provate tutte. Ha provato ovviamente anche poi un lavoro che adesso analizzeremo su di sé, di concentrazione, meditazione, uso degli orgoni, causa esoterica. Elena. Ma, quello che vedo io è un impianto, già prima Sì, quando lo diceva, è tipo sì, una placchetta che è proprio messa proprio su sì, quella forma lì. sì. Sembra quasi di metallo, no? A che serve? Allora, si collegano per dare la direzione di vita, cioè è come se mandassero un impulso per farla girare. In eterico vedo questa cosa qua. Mm, mm, mm. Monica, chi l'ha messo questo impianto? Allora, io vedo il siriano sicuramente, però vedo che è molto concorde anche quel coleottero lì, Mhm, scarabeo, mhm. quello che, cosa così, e vedo che è come se ci fosse una comunicazione tra questo impianto qui del piede e l'impianto mentale, come se proprio l'azione e il pensiero dovessero essere proprio connessi in un istante, una comunicazione simultanea, immediata. Mm. Legame sentimentale? Eh sì, perché lei ci identifica questa cosa del legame sentimentale ed è un bene che lei l'abbia fatto, mm, perché ci sono delle cose da rivedere globalmente, Mhm. no? Nell'ambito sentimentale. Mm, mm. Ed è bene che lei abbia fatto questo tipo di connessione. Dimmi, Sì, Elena. sì, sì, perché può neutralizzare l'effetto di questi due impianti, diciamo Sì, quello. con una scelta differente. Esatto, se lei segue quella direzione lì, riesce a neutralizzare quell'effetto lì. Va bene, mani calde, che sarà forse il titolo di questa sessione. Ha le mani calde, quando fa il mio test di induzione, le diventano roventi. Quando partecipa a incontri, eccetera, tutti le dicono che ha le mani calde. Quando il compagno ha male qui o là, mani calde e il sintomo, il dolore, si attutisce o scompare. Non parliamo di Reiki, mani calde, poi quindi prana. Quindi che succede, Monica? Tra la testa e i piedi, che come abbiamo visto no, sono connessi fra di loro, no, per arrivare ad uno stesso impulso molto bloccante per lei, ci sono le mani libere invece Mm. e potenti. Quindi non sono interferite. No, le mani no. Ok, chakra minori li definiscono, quelle delle mani e dei piedi. Nelle realtà, secondo me, sono Infatti, molto più. stavo per dire la stessa cosa. Sono fortemente, abbiamo già visto i polpastrelli, no? Che Mm. sono
l'appendice dell'anima. Sono l'appendice dell'anima anche le mani? Sì, Assolutamente. secondo me arriva, cioè il messaggio arriva al palmo della mano e poi va verso l'esterno attraverso i Sì. polpastrelli. Vedo così. Ok, prima del clou della sessione chiamiamo l'ex capo, lo sporcaccione. E tutti i disincarnati che vogliono accorrere, se qualcuno vuole fare capolino, visto che li abbiamo già chiamati dal portale aureo, e aggiungere qualcosa, lo possono ovviamente fare. A me compare tipo come se fosse costituito da un fronte e da un retro. Il fronte è un po' tipo Tinto Brass, no? Mhm. E il retro invece È uguale, la stessa immagine, lui con tutte sé, sì, sì. Che diceva sempre una parola, ma non posso ripeterla, adesso non esageriamo. Il C puntini puntini, ma non quello là, quell'altro ancora. Vabbè. Tinto Brass. E il retro? E il retro non è quello lì, che dici tu, Ah, ok. ma Non è il lato B, ma no, a parte tutto. È una parte più eterea, più delicata, più Sensibile. intimistica. Sì, sì, sì. viene, quindi. Sì. Cosa vuole dire a Giovi? Hai visto quello che gli altri non hanno visto di me. Come sta lui? Anche Elena, chi vuole. Sì, si sente incastrato, lo vedo, si sente Sì. incastrato. La sensazione di essersi perso una bella occasione. Quale? Quella della vita? Di una vita vera, non di sopravvivenza in questi meccanismi di sofferenza malati. Sì. Malattie, fumo, si è autoconsumato. Sì, basso livello morale, Mm. vibrazioni basse in tutti i sensi, Sì, fisiche, è fatto morali. trascinare da tutto, sì. E perché è mancato? L'ha deciso lui? Animicamente parlando? Sì, era troppo. Ah, ok, Si i aveva psicofarmaci. raggiunto proprio il fondo. Anche i psicofarmaci. C'è traccia energetica degli psicofarmaci da disincarnato? Allora, quello che posso vedere io è come se anche da disincarnato ti tengono giù, come se ci fosse un magnete che qua, i psicofarmaci ti tengono giù. Potrebbe essere la differenza, no? Che non riesci a alzarti in piedi, non so come dire, ti tengono giù. Ma si vede adesso da disincarnato questa cosa? Sì, io vedo proprio come se ci fosse appunto un piano orizzontale che è psicofarmaci che fa da magnete e ti tiene lì, attaccato lì. Un Mi fa ridere pavimento? perché io vedo, sai, la classica capsula, no? E me la fa vedere proprio con i colori del magnete, bianca e rossa, Ah, in diagonale, incastrata nel suo addome, che lo attrae proprio verso il basso. Beh, gli diamo una pillolina nuova, la Vic. Che colori ha, Monica? Non vuole più questi due colori, bianco e rosso, perché sono adesso è un blu violetto. Le rouge e le noir. Che significato esoterico ha il bianco e il rosso? Ah no, bianco, non nero. No, Bianco e rosso, niente. no. L'altra volta faccio questa domanda che mi interessa. Adesso non posso. Il bianco e il rosso. Beh, la croce rossa. mhm. Ah, Nino, Nino. ah. Mm. Non è che siano proprio bellissimi questi due colori, bianco e rosso. No. Anche Mm, sì, la classica croce rossina, appare così. infatti. Abito bianco, croce rossa, sì, sì. Infermiera. Svizzera, giustamente Sì. suggerisce Giovi. Bene, prende la Vic, Elena. Sì, sì, molto volentieri. È quasi grato di aver, che gli è stata offerta una soluzione. Cosa vuole dire alla sua amica Giovi?
Però scusate, che una Mm. persona chiami il suo ex capo è comunque insolito. Ci sono delle vite, c'è un rapporto, c'è un contatto. Si sono conosciuti in altre vite, queste due anime. Allora, quello che posso dire è come se ci fosse stato un magnete tra di loro, non a livello sentimentale, ma proprio di affinità animica, sì. Quindi secondo me erano anime di quarto livello in questa vita. E quindi è come se profondamente si capissero. Anime gemelle di quarto livello, più del Mm, compagno. mm, Ok. sì. Stiamo, stiamo facendo un certo gesto con la mano, Giovi e io contemporaneamente, come dire ai 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 ai. Ve lo devo restituire a livello vocale, no? Ai 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 ai. Monica, vedi una vita? E lei sapeva proprio vedere al di là di tutti questi suoi aspetti veramente poco sociali, poco presentabili. Mm. Ma è come se mi dicesse, allora, non ci ha raccontato il rapporto che ha con sua mamma, no? Ma è come Mm. se mi facesse vedere come è stato bello quando questo capo, ex capo, è Mhm. stata sua mamma. Eh, Mm. Così Come come è era? stato bello in questa con la mamma vera di Giovi. Ho capito bene? Sì. E, me la dà più bello con questo ex capo, Infatti, più, sì, più di comprensione intima, sì, più animica. affini. Sì. Mm. Va bene, lo salutiamo. C'è qualcuno che interviene dal portale Aureo, che entra, esce, c'è qualcuno che entra, c'è un numero di disincarnati parenti o collegati a Giovi che entra. Che succede? Qual è la scena? Elena. Allora, ci sono 170 che arrivano, ma non sono i suoi parenti 4 o 5 e gli altri sono stati attirati più dal tipo di, non so, affinità con il disincarnato ex capo, ok? Più attirati da quella questione Mhm. simile per loro e quindi la rielaborazione, hanno assorbito la rielaborazione e quindi sono pronti ad andare nel portale aureo. Questo vedo. Monica? Sì, ci sono veramente tante persone che hanno scelto, non so, una vita con, non so, molto affine a questo uomo qui, che all'apparenza un po' viscido, ma in verità, non so, con un cuore anche fin troppo pulsante. E sono stati proprio attratti da questa affinità. Lo salutiamo. Però vedo anche tipo una conoscente della mamma, un'amica della mamma, qualcuno che è riferito alla cerchia della mamma. Va bene. Salutiamo tutti, chiudiamo il portale Aureo. E ora, Giovi, si lavora. Le mani calde, Giovi ha scoperto gli orgoni di Vadim, che è lì nel cinema, e ci parla del potere creatore per mezzo di cuore, gioia, apprezzamento, amore e entusiasmo. Ce l'ha offerta questa considerazione, la sta valutando e sperimentando nella sua vita. Ci mostri cosa sa fare, Giovi. Che sbianchetta, che cancella, che si limita. Vediamo quando lo fa, come lo fa questo salto. Non so, mi viene questa immagine dell'aquilotto svezzato che deve spiccare il primo volo dal nido. Il primo aquilotto è lei, gli altri sono ancora un po' così, in attesa del verme di turno, e c'è solo da spiccare il salto dalla rupe. A lei mi mostra questa immagine in cui
praticamente sta rivitalizzando, rienergizzando gli organi sotto l'acqua fresca e vedo che quest'acqua fresca la usa proprio abbondantemente per bagnare i suoi occhi. Mi hanno colpito molto i suoi occhi perché non esprimono esattamente i concetti che lei dice. Ok? Quindi è come se in questo rinnovamento, rienergizzazione, ricarica, lo stesse facendo oltre che con gli organi, con se stessa, per poter sentire più profondamente questi elementi di cui ha parlato, la gioia, l'apprezzamento, per sentirli più in profondità e partendo proprio dagli occhi, gli occhi che cambiano aspetto, vedo, che diventano più luminosi, anche più sgonfi, più brillanti, e vedo appunto che va oltre la sua miopia, come se quest'acqua potesse proprio ripulirla da questa sua miopia nel vedere non perfettamente la propria vita personale, ok? E le facesse quasi tornare la memoria, no? Sai, quando ti dai una bella sferzata di energia, di acqua fredda, no? Che ti ritorni in te. Elena? Sì, io vedevo appunto l'orgone, la piramide, che lei partiva da lì, no? Per spiccare il volo, prendeva gli strumenti che ha, che in questo momento gli sono utili, ok? E ho visto che ha preso l'orgone e ha iniziato a fare degli enormi petali che partivano dalla piramide e con questo si ricarica. Ogni volta che fa un petalo, ok, tridimensionale, aumenta la sua ricarica, la sua vibrazione, la sua centratura. E torna a vedere quello che è, la forza che ha. Ci sono ancora in questo momento, c'è ancora la mantide? Allora, è come se si fossero sganciate le entità, ok? Si sono sganciate da lei, è come se stessero dietreggiando quasi senza far rumore, senza farsi vedere. Ci sono i contratti in forse solo in questo modo, senza andare per forza al cluster. Lampeggianti mi viene da dire, cioè Pim 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 ci fanno vedere, stiamo un po' in pericolo. esatto. Monica, dove sono le mani di Giovi in questa visualizzazione? Come le vedi? Allora, le sue mani come se traessero forza dal cuore, quindi le può appoggiare sul cuore, sia inteso come cuore suo personale, sia cuore inteso proprio come orgone. Perché comunque il cuore orgone, lei deve comprendere che è un'estensione del suo personale cuore. Però vedo che avrebbe voglia di posarle tipo anche sia sugli occhi che sul piede destro, che è quello affetto da fascite. Lo faccia. Gli occhi perché ha proprio bisogno di un nuovo modo di vedere, liberandosi da queste anche idealizzazioni, da queste mistificazioni. Quali? L'ex? Io credo di più una certa idealizzazione della PS non vedendone la sua autenticità. Cioè che lei, la PS, lei. Sì, sì. Una PS Non è come se non avesse un rapporto diretto, ma è un rapporto un po' falsato. Sì, come se ci fosse separazione, ecco. Questo Lei velo, non vuole, lei Elena, vuole. giusto. Lei mi dice, io non so, non c'è esatto. più, non c'è coesione. Ok. Dov'è in questo momento la PS?
Io la identifico con Giovi. Cosa fa questa PS? In questo momento la vedo, in questo momento la vedo pulsare come se fosse una luce bianca che pulsa quasi per richiamare l'attenzione degli altri corpi, delle altre parti di Giovi, come se richiamasse un'amalgamazione, una fusione, no? Un'unione. Una sincronizzazione. Se io chiedessi una sola parola alla PS adesso, in questo istante, in questo punto del processo, cosa direbbe? Unificazione. Se le chiedessi un colore, Monica, cosa direbbe? Viola. Una nota, Elena, musicale. Re. Re. Beh, do, re, re il secondo. Se le lettere, come si dice per le campane tibetane, no? Sono collegate ai chakra, questo è il secondo chakra, quello sessuale. Arancione. Perché il re, Monica? Ma allora dunque, ricollegandomi all'immagine che ha visto Elena, a proposito della profondità e del carattere pulsante della PS, io l'ho vista proprio come se fosse un carbone nelle profondità della terra che sta aspettando proprio di diventare un diamante, ok? Il diamante proprio inteso come re. Anche, no? La sua massima espressione, la sua massima realizzazione. E poi dicevi il secondo chakra, il secondo chakra sessuale, ok? È da lì, dalla creazione, dalla nascita che riparte tutto. Dalla base che lei deve ripartire, da questa unione dalla base. Bene, oggi non andremo in due posti, il cluster e l'avatar, apposta, perché questi due posti sono di Giovi, e Giovi è questi due posti, è avatar, è cluster, è contratti. Lei ci parla del potere creativo del cuore. Bene, se le metta queste mani calde sul cuore, tenendo magari in mano il suo orgone cuore, se vuole. È come un rimbalzo energetico tra le zone genitali, il cuore, il piede, la testa. E chiediamole di alzare le sue frequenze. Il tanto alto necessario a eliminare, bruciare, cauterizzare i contratti che si sono, ahimè, riformati dopo la prima sessione nel cluster e polverizzare. Non mi interessa neanche sapere che cosa si è formato nell'avatar, ma qualcosa sì, quello che si è riformato nell'avatar. Il solo intento. L'orgone è un mezzo. Lei nel suo primo punto, perché questo è il suo primo punto, ha beccato in pieno la questione. Al ritmo del suo cuore, cosa succede, Monica? È come se ci fosse mano a mano l'unificazione di cui aveva parlato Elena. Quindi partendo dal cuore è come se tutto quanto iniziasse ad acquistare un senso nuovo. Mentre prima c'era questo senso di separazione fra i vari strati e anche le varie parti del corpo, è come proprio partendo dal cuore che, non so come spiegarti, si emanasse una sorta di collante, ma collante nel senso proprio del significato di incollare, di unire. Sì, diffusione dell'informazione Sì, di unione. esatto. Di unione e di rete, di collaborazione, di comunicazione.
Ci sono ancora dei contratti, Elena? No, vedo tutto bianco perla. Non c'erano, cioè non ci sono più quei cosi pulsanti. No, non c'è Monica? più. Mm. No, perché è come se ci fosse stata una retrocessione graduale, pulsante, sempre di meno, si sono smorzati e è rimasto tutto bianco. C'è ancora un avatar? Ma io gli vedo tipo una dietro del piede. E c'è ancora. No, ora come ora non più. No, infatti. A quanto vibra adesso e a quanto ha vibrato per arrivare a questo risultato senza muoversi da lì? Cioè senza andare appositamente nei due posti. Io ho visto proprio un graduale aumento delle vibrazioni man mano che si diffondeva l'informazione di unione, ok? Ehm, Adesso è 580 miliardi in questo momento. Monica? Sì, sì, ho visto anch'io questa gradualità. Mano a mano veramente che si diffondeva Mm. questo, eh, questo senso, diciamo così, di rete, ok? E quindi diventava tutto di uno stesso colore vibrante, mano a mano proprio si alzavano contemporaneamente le vibrazioni. Sì, anche secondo me intorno ai 600 miliardi, sì. Consapevolezza. 192, Monica annuisce. Sì, sì. PS. 64, Monica annuisce. Sì, sì. Monica, vite. 922. Elena? 980, Capacità medianiche, ovvero percentuale di cervello utilizzata. Elena. 9.8. Sì, 10. Bene, la mamma nel cinema, Monica, cosa fa e come sta? Allora, la mamma la vedo abbastanza quasi sotto shock, no? In senso positivo del termine. Quindi molto piacevolmente sorpresa ed è come se avesse fatto una sorta di corso accelerato ed è molto soddisfatta, ecco, di averlo frequentato questo corso e che gliel'ha dato sua figlia. Mhm. Elena? Sì, io l'ho vista che ha iniziato a ballare, sai, tipo quelle musiche che si mettono a Capodanno. Ha iniziato a Perfetto. ballare. Sì, esatto. Il trenino. L'ex? Elena? Lo vedi? Sì, adesso lo vedo innervosito. Probabilmente sente la differenza tra lui e lei, e quindi l'ex, eh? Mhm. Sì, lo Il vedo compagno? innervosito. Lo vedo ancora, direi apatico, nel senso ancora lì fermo, come diceva Monica, no? Presente e non presente, un po' ancora come prima, lo vedo molto statico, molto inerte. Qualcosa da aggiungere, Monica? È come se fossero due occasioni andate, non so. Via. Messaggio di Giovi a se stessa mentre, inizia Monica, mentre guarda negli occhi la fiamma che è lì nel cinema. Dice la frase che aveva detto Vadim, lo so che non c'è fretta. Ma mi attrezzo. Elena? Ehm, E dopo questa frase la fiamma gli dice vieni qua e si abbracciano. Che frase vuole dire a se stessa? Che messaggio vuole lasciare? Adesso questa occasione non la perdo. Questa è l'occasione. Mm.
Vedete quell'abbondanza di cui parlava Monica, scarsa, no? La giara un po' vuota. Sì, adesso si è riempita Mm. ed è come se si fosse riempita di tutti questi petali. Cioè io ho visto tanti fiori, no? E infatti poi Elena ha anche visto come attraverso la piramide ci fossero dei petali, no? E fosse proprio piena zeppa di petali profumati. Sì, e quello che vedo io è che più lei ehm, arricchisce la sua vita, più la giara diventa grande, quindi c'è sempre spazio per tutto quello nuovo che lei vuole. C'è un fiore in particolare, un petalo di un fiore in particolare. Ma a me viene una margherita viola. A me rosa, margherita rosa, Eh. coi petali rosa. Va bene, immagine finale? Vibrazione finale? Sì, la vibrazione è più o meno la stessa, 600. Eh, la vedo volare su questa margherita, sdraiata su questa enorme margherita e si tiene a due petali. Mm. E la margherita vola. Mm. Monica? Sì, la vedo proprio alleggerita e ha Mm. cambiato d'abito, un abito simile nei colori e proprio anche nella fattura, no? Nella tessitura alla margherita stessa. Ok. E lei è parte stessa della margherita. Mm. Mm. Prima di chiudere, Monica e Elena, salutatevi in eterico. No, davvero, come vi vedete? Ma io Come vedo vedi Monica benissimo. e Elena? Allora, vedo lei così e mm, mi mostra, come posso dirti, l'essenza della sua PS, cioè come è fatta la sua PS, e come vibra, ecco, e la vedo, cioè lei e l'energia della sua PS come vibra. Mm, vedo vibrare. Vedi l'immagine. Sì. Monica, stessa domanda? Non so, è un'immagine doppia perché mi fa vedere da un lato una vite che si sta avvitando, ma una vite tipo preziosa di bronzo, una cosa del genere, no? E vedo che al posto di utilizzare il trapano utilizza un fiore. Cioè, e mi sa proprio di immagine di completezza. Va bene, abbiamo finito.